benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi entreremo ancora più nel dettaglio all'interno di Playground. Per chi ancora non conosce Playground e non sa di preciso le funzionalità di Playground, vi invito a guardare il primo video di cui metto il link qui sotto, che ho realizzato, dove parlo ampiamente di come creare le immagini con Playground. In un video successivo, di cui inserisco sempre il link qui sotto, vi ho parlato dei filtri, di come utilizzare i filtri per migliorare le vostre immagini, come ho suddiviso i filtri per tipologia, cioè se sono più adatti per esempio per dei ritratti, a delle immagini di persone, o più adatti a dei paesaggi e via dicendo. Quindi prima di iniziare il tutorial, come sempre, vi invito a mettere poi un mi piace se il video vi è stato utile, a condividerlo con altre persone a cui questi argomenti possono interessare e da iscrivervi al canale per non perdervi ulteriori video tutorial che potrebbero interessarvi. Io vi ripeto, questi sono piccoli passaggi che a voi non costano nulla. Se un video vi è stato utile, mettere un mi piace, o se l'avete visto o anche avete colto qualche piccolo spunto che può esservi stato utile, vi chiedo comunque di mettere un mi piace, perché serve a me per far crescere il canale e raggiungere più persone possibili, in modo che, se c'è interesse, in ogni caso anch'io sono più interessata a caricare nuovi video tutorial che sono comunque completamente gratuiti e ad aiutare più persone. Io non faccio questo di mestiere, nel senso che non sono una youtuber, ma intendo aiutare più persone possibili con tutte le informazioni più possibili che ho preso anch'io nel tempo. Pertanto, facendo crescere il canale, se vedo che il canale cresce, posso dedicare più tempo anch'io alla realizzazione dei video, perché comunque portano via tempo. Ecco, la premessa oggi è stata più lunga, però visto che le persone comunque probabilmente che hanno bisogno di suggerimenti eccetera tecnici, io parlo, poi non sto parlando di strategie di marketing o altro, proprio su come utilizzare gli strumenti, e le persone appunto sono parecchie, per cui è bene se comunque tutte queste persone possono essere raggiunte. Continuiamo il nostro viaggio con Playground, quindi andate qui in alto in Create, come vi ho già fatto vedere, se no vi rimando, come ho detto, ai video precedenti. Quindi adesso io qua inserirò un prompt per realizzare un'immagine sulla quale poi lavoreremo. Entreremo più nel merito della dimensione delle immagini e cosa comporta scegliere una dimensione piuttosto che un'altra. Al limite faccio anche una breve introduzione ai modelli che vi avevo fatto vedere già l'altra volta, ve ne avevo parlato già l'altra volta, però magari alcuni di voi non conoscono, non sanno cosa sia per esempio Stable Diffusion o anche DALL-E 2. Allora, quindi faccio una breve premessa anche sui modelli. Stable Diffusion 1.5 è, diciamo, un software, per farla il più semplice possibile, che è stato alimentato con tantissime immagini, in modo che possa tradurre i vostri prompt, quindi i vostri testi, in immagini. Il Stable Diffusion 2.1 è la versione più recente. Diciamo che Stable Diffusion 2.1 ha anche dei migliori filtri, mentre per quanto riguarda DALL-E 2, qui vi richiede comunque un pagamento. DALL-E 2 fa sempre parte di OpenAI, e vi riporto a ChatGPT in questo senso. È un'intelligenza artificiale comunque sulla quale anche qui con la quale vengono realizzate immagini attraverso i testi, quindi è un text to image sempre, ed è stato realizzato sempre da OpenAI. Noi adesso cominciamo a realizzare immagini con Stable Diffusion 1.5 e poi vedremo eventualmente come cambiano con Stable Diffusion 2.1.
Ecco, poi tra l'altro, se scegliamo lo Stable Diffusion 2.1, vedete che impone comunque solo questa dimensione, ok? A differenza della 1.5 che ci dà più possibilità e adesso le analizzeremo. Allora, qui adesso io ho già inserito, copiato il mio prompt e voglio realizzare un anello questa volta, un anello di diamanti. Sotto ho messo le formule negative, cioè quello che non voglio che succeda alla mia immagine nel momento della realizzazione. Per tutte queste cose comunque vi rimando ai video precedenti. La tengo semplice, non inserisco alcun filtro, lascio quindi su Stable Diffusion 1.5 e scelgo questo modello qui 512 x 512. Allora genero l'immagine, ok, e questo è il mio anello. Adesso vediamo cosa succede se cambiamo la dimensione 1024 x 1024. Vedete? Il numero degli anelli è aumentato, ingrandisce l'immagine e aggiunge degli elementi. Ripete lo stesso elemento del mio prompt, però più volte. Quindi nel primo ho un solo anello, nel secondo ho più anelli. Allora vediamo un po' cosa succede con gli altri. 640 x 384 e qui dovrebbe generare comunque un solo anello, a differenza di quello che succede però nel 1024 x 1024. Vedete qua è l'immagine sicuramente più larga rispetto a quella alla 512 x 512. Ecco, io ve le faccio passare tutte così almeno vi rendete conto, però vedete qua cambiano proprio le dimensioni. Facciamo 768 x 512, ok? Qui aggiunge uno sfondo e 512 x 768. Ok, eccolo qui. Se li guardiamo poi su tutte le colonne per vederli tutti, ok, vedete, cambiano tutte le dimensioni. Qui in questo vi aggiunge comunque dei dettagli in più relativamente allo sfondo, cioè non ve lo lascia liscio come negli altri casi. In questa dimensione aumenta i dettagli, quindi inserisce delle cose in più. Ma lasciando lo stesso prompt vediamo cosa accade con Stable Diffusion 2.1. Vedete qua mi dà comunque quest'unica dimensione, quindi se volete provare altre dimensioni dovete usare per forza l'1.5. Ok, questo è quello che mi ha generato con Stable Diffusion 2.1. Adesso se li mettiamo un po', ecco, per valutarli sulla stessa colonna, ok, poi sta a voi scegliere se basarvi su Stable Diffusion 2.1 o Stable Diffusion 1.5. L'1.5 vi dà la possibilità di creare più dimensioni, come abbiamo visto prima. Diciamo che Stable Diffusion 2.1 è preferibile per la realizzazione di immagini inerenti a persone o personaggi. Qui diciamo poi sta a voi scegliere sulla base appunto dei soggetti che trattate. Adesso io tornerei in Stable Diffusion 1.5 e vorrei scendere a farvi vedere le prompt guidance. Le abbiamo già viste con la realizzazione delle immagini nei video precedenti. Volevo farvi capire un po' bene la differenza, ecco, delle immagini sulla base di questi numeri che troviamo su questa asticella. Allora, minore è il valore che qui diamo, più l'immagine che verrà realizzata da Playground si discosterà dal mio prompt. Salendo invece di valore significa che cercherà di generare un'immagine più attinente possibile al mio prompt. Allora, proviamo un po' a discostarci e a dare per esempio un 3. Abbiamo sempre qui il nostro prompt e andiamo su Generate. Io gli ho detto un anello semplice, però vedete questo è tutto in realtà pieno di diamanti, ma andiamo a portare
la prone guidance a 0. Vediamo. Un casino praticamente. Sì, sembra una persona, sì, c'è la fisionomia di una persona, però non si capisce nulla, non è definito. Se partiamo, quindi siamo partiti da un prompt comunque di un anello, se immaginiamo, questo ci ritorna. Quindi dipende sempre da che tipo di immagine vogliamo realizzare, comunque, perché questo potrebbe andare bene per qualcosa di artistico, non ben definito. Proviamo invece adesso a fare il contrario, aumentando tutto. Poi qui in realtà vi consiglia un valore e vi dice di stare tra i 7 e i 10. Ma vediamo cosa succede con il 30. Ok, mi ha aumentato anche gli anelli, me li ha portati a 2. Quindi nel caso voi abbiate un soggetto differente, vi porterà, inserirà sicuramente degli ulteriori elementi che possano arricchire la vostra immagine. Andiamo a analizzare un attimo anche la qualità. Allora, qualità e dettagli, scendiamo magari a 20 e vediamo, lasciando gli stessi prompt, che tipo di immagine crea. E il prompt guidance comunque lo riduciamo, lasciamo a 7, 8, va bene. Vediamo un po', diminuendo la qualità e dettagli. Vedete, qui i diamanti comunque me li piazza dappertutto. Ma vediamo aumentando la qualità del dettaglio al massimo, prompt guidance al massimo, cosa succede? Ok, generiamo. Ecco qua. Ok, sicuramente meno fotografia. Questa sembra più una foto. Qui già ci discostiamo, a mio avviso. Per esempio, facciamogliene creare anche 3, sempre con queste opzioni. Ecco qua, vedete come sono cambiate le immagini. Adesso magari riduco sulla colonna in modo che vedete bene. Vedete anche la differenza tra qui dove abbiamo i 2 anelli e queste immagini. Allora, io qua ho inserito un nuovo prompt e ho messo molto semplice, una torta di compleanno al cioccolato con le fragole e la panna montata. Non metto filtri, non metto niente al momento. Qui lascio Prompt Guidance a 7, Quality Details a 50, Stable Diffusion 1.5 e 512x512 la dimensione. Adesso non mi sto a preoccupare molto di questo. Quello su cui poi voglio soffermarmi, mettete sempre Private Session, sono gli Advanced Option, queste. Quindi adesso per il momento genero così come è impostato e lascio 4 immagini. Ecco qua, mi ha generato le mie 4 immagini. Se voglio ridurre per vederle meglio, eccole qua. Dunque, adesso poniamo che a me vada bene questa. Vi ricordo eventualmente che se non vi va bene nessuna delle 4 potete rilanciare la generazione delle immagini per vedere se vi sono delle immagini migliori. Comunque va bene, poniamo che quest'ultima mi stia bene, quindi io voglio lavorare su questa. Cosa devo fare? Clicco questo più e vado a Use in Image to Image, ok? Come vedete l'immagine viene riportata qui, ciò significa che io adesso lavoro su questa. Allora, per quanto riguarda poi Image Strength, significa che man mano che sposto questo cursore e il mio numero decresce, la Playground mi ritornerà un'immagine un po' più creativa. Cioè di base mi manterrà, cioè noi partiremo sempre da questa immagine, però la renderà un po' più creativa. Io adesso magari la punto su un 12, così, e vi faccio vedere.
Lasciamo sempre eventualmente le 4 immagini e generiamo. Vediamole magari meglio, ecco, da vicino. Vedete qua ha messo anche del cioccolato che cola, o qui ha aggiunto una sorta di candelina con un bicchiere a fianco. Qui ha messo più panna, ma scendiamo ancora a livello di creatività, diamogli un 7. Ok, qua cosa ha fatto? Qui ha messo delle fragole, vedete, al posto della panna, la panna sopra ha aggiunto anche qua una, un bicchiere, no, una tazza, una cosa non si capisce bene. Qui l'ha messo su un'alzatina con una tovaglia a fianco, ha reso l'immagine un po' più creativa. Qui alzatina più la scatolina della panna, qui l'ha messa su un piatto. Ok, se io invece vado a alzare, manterrà l'immagine più somigliante all'immagine originale. Quindi adesso proviamo a farlo e vediamo. Comunque, quello che vi invito a fare è provare, testate, testate, perché è solo testando che poi riuscite a capire anche tutto bene il funzionamento di Playground stesso. Potete testare tranquillamente perché comunque avete 1000 immagini al giorno gratuite. Come potete vedere il tutto è rimasto abbastanza fedele all'originale, perché se facciamo un raffronto con questa, quindi più alziamo questo numero, più la nostra immagine verrà rielaborata in maniera fedele all'immagine di base da cui partiamo. Al momento vi dico comunque prima anche di inserire i filtri qui sopra, vi consiglio sempre di lavorare in questo modo e poi partire da un'immagine che preferite e lavorarci sopra. Certo, dovete continuare a testare. Nel video precedente sui filtri vi avevo fatto vedere anche quelli che magari sono più adatti per certe cose, ma poi avete visto i risultati, ecco, degli stessi filtri. E quello che vi voglio far vedere adesso sono le advanced options. Anche qui, a seconda di quello che scegliamo, avremo delle immagini molto differenti fra loro. Come del resto abbiamo visto anche applicando i vari filtri. Diciamo che poi la combo di tutto ci porta ad avere l'immagine che noi stiamo ricercando. Però ovviamente all'inizio dovete testare, dovete continuare a testare. In ogni caso avete 1000 immagini gratuite al giorno, quindi ci si può lavorare tranquillamente. Allora, alcune di queste rendono le foto più realistiche, altre un po' più artistiche. Io vi invito comunque a testarle, così che possiate trovare voi quella che funziona meglio per voi. Lasciamo a 30 come quando l'abbiamo generata e andiamo qui nel sampler. Allora, proviamo questo. Io vi faccio vedere questi, allora questi che sono quelli che normalmente uso. E se no, guardate, li passiamo tutti. Allora, partiamo da quella lì, questo. Però ne genero una, ok? Metto anche su una colonna, così vediamo. Vedete, questo è proprio tipo un disegno. Diciamo che qualcosa va bene anche per i libri, se siete magari dei self-publisher, per le storie per i bambini, ma andiamo avanti. Seguiamo, andiamo al successivo e lo lanciamo. Adesso li vediamo un po' tutti, comunque poi ovviamente, ripeto, dovete testarli. Vedete, qua ha aggiunto del realismo comunque. Vedete, in questo caso ha sfocato gli oggetti dietro e ha mantenuto in primo piano la nostra torta che comunque appare abbastanza realistica anche. Andiamo nell'ancestral, anche qui ha aggiunto dei dettagli, ha messo dentro le fragole, ha messo un vaso di fiori dietro, ha sostituito praticamente questo dettaglio qui dietro, ha messo un vaso di fiori, mantenendo sempre l'immagine realistica.
Andiamo in quello successivo. Ecco qua, cambio dettagli, messo un tavolo sotto in marmo, qui comunque delle belle fragole, la torta è un pochino rimpicciolita, comunque se li mettiamo sempre su più colonne, ok, le vedete tutte qua le modifiche. Andiamo avanti e proviamo quello sotto, DPM2. KDPM2. Ok, scusate, ma mi è andato in pappa tutto qua e non lo so come mai. Niente, comunque ripartiamo qui dall'immagine, sempre dalla nostra immagine. Andiamo a reimpostare la private session, poi riprendiamo questi e ok, KDM2 Ancestral e generiamo. Poi ripeto, qui li stiamo vedendo un po' tutti, però dovete provare voi. Qui ha aggiunto altri dettagli, se lo rimpiccioliamo. Ok, vedete, ha messo la tovaglia, ha messo un altro cestino di fragole dietro. Aumenta, diciamo, la creatività. Questo, poi l'ultimo. L'ha mantenuta abbastanza similare, ha solo modificato sul retro l'oggetto che sta sul fondo e diciamo che ha cambiato poco, ecco, anche se la facciamo più grande, ingrandiamo, vedete. Sì, forse ha cambiato un po' il marmo del tavolo, però è rimasto abbastanza similare. Quindi sono dei tentativi che voi dovete fare sulla base di quanto volete modificare le vostre immagini. Lo stesso vale per i filtri, come abbiamo visto, quindi vale per il sampler, vale per le prompt guidance, per la quality and details, tutto quello che abbiamo visto anche nei video precedenti, a cui io comunque vi rimando. In questi 3 video su Playground ho cercato di racchiudere più informazioni possibili che vi possano aiutare a generare al meglio le vostre immagini. Poi non dovete fare altro che testare. Quindi vi rammento, con questo è il terzo video e per avere un tutorial pressoché completo. Io vi ringrazio di avermi seguita fin qua. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale per non perdere ulteriori video tutorial che possono esservi utili. Vi invito a condividere questi video con persone a cui sapete possono interessare. Sono tutti video tutorial che cerco di rendere completi al massimo e non solo quelli sulle immagini create con l'intelligenza artificiale, ma ho vari video dove comunque illustro vari strumenti che possono esservi utili per la vostra attività online e comunque si tratta di tutorial praticamente completi, ecco. Detto ciò, ci vediamo al prossimo training. Ciao!